Ciao e ben ritrovati in Psicologia Semplice. Oggi parliamo di intelligenza artificiale e cerchiamo di capire se dobbiamo averne paura e perché. Ci vediamo tra qualche secondo, dopo la sigla. Bene, proviamo a inquadrare il problema, anche se qualcuno non vuole considerarlo un problema ma un'opportunità. E in parte ha ragione anche lui, dobbiamo dirlo. Bene, stiamo parlando dell'intelligenza artificiale generativa che ci consente, tramite un semplice computer, di far fare a un software tutta una serie di cose che una volta richiedevano lavoro e impegno di molte ore da parte nostra. Pensiamo alla possibilità di fare una traduzione, alla possibilità di fare un riassunto, di realizzare delle immagini, di realizzare dei video, tutte cose che una volta richiedevano tantissimo tempo, oggi è possibile farle in pochi secondi e con un livello di qualità estremamente alto. Perché questo dovrebbe essere un problema e non una grande opportunità. Bene, non mi soffermerò a parlare del fatto che molte persone dovranno forzatamente adattarsi a queste nuove tecnologie. Ma questo non vuol dire che perderanno il loro posto di lavoro, ma vuol dire semplicemente che dovranno imparare ad utilizzarle per riuscire a rimanere al passo con i tempi. E non voglio neanche soffermarmi sul fatto che ci sono tutta una serie di cose che si facevano in un modo prima e oggi si dovranno fare in una maniera diversa. Ma in fondo questo è successo anche negli anni 70, quando si è passati da fare i calcoli a mano a quando si è iniziato ad utilizzare una semplice calcolatrice. Quindi cerchiamo di non fare troppo i boomer e ragionare invece sulle questioni che riguardano un canale che tratta la psicologia. Cerchiamo di capire quanto l'intelligenza artificiale e in generale la multimedialità possa migliorare o invece peggiorare la qualità della nostra vita. Partiamo da un concetto molto semplice. Questo tipo di tecnologia ci consente di fare delle cose che una volta richiedevano moltissimo tempo in modo molto rapido, molto efficiente, a costo zero o comunque a un costo minimo e con un minimo sforzo. Questa combinazione di elementi è esattamente quella che può attivare qualunque tipo di dipendenza. Come sapete, il mio canale YouTube è partito 1 anno e mezzo fa, quasi in concomitanza con l'arrivo dell'intelligenza artificiale generativa, e io mi sono reso conto rapidamente che realizzare questi video e pubblicarli richiedeva tantissime ore di lavoro. Ma utilizzando questi nuovi software di intelligenza artificiale avrei potuto risparmiare moltissimo tempo. A quel punto il mio cervello si è attivato e ho iniziato una ricerca disperata del software più veloce, più efficace e più performante. Questo è qualcosa di molto simile a quello che avviene nelle persone che sviluppano una dipendenza. Ti accorgi che c'è qualcosa che ti può dare un grande vantaggio con un minimo sforzo in poco tempo e sente una sorta di eccitazione davanti a questa opportunità. Il nostro cervello antico è proprio programmato per eccitarsi in quel tipo di situazione, ovviamente a vantaggio della sopravvivenza dell'individuo in un mondo competitivo come quello nel quale l'uomo si è evoluto. Ecco, vediamo di capire che tipo di conseguenze può avere questo. Cosa succede al nostro cervello quando si rende conto che può ottenere grandi performance con un minimo sforzo, un minimo impegno e in pochissimo tempo? Bene, il cervello raggiunge un livello di eccitazione molto forte e andrà a cercare sempre di più quel tipo di situazioni. È la medesima situazione che avviene nel cervello del giocatore d'azzardo che si rende conto che c'è una possibilità di ottenere un grande guadagno in poco tempo con un minimo sforzo e un minimo investimento. Tutte queste cose attivano troppo la dopamina e sono in grado di generare dipendenza. Quindi ricordiamoci che il nostro benessere psicologico prevede una produzione di dopamina lenta e progressiva, accompagnata da attività che richiedono tempo, impegno e sforzo. Questo ci consente di non perdere il controllo e ci consente sul lungo di dare valore a quello che abbiamo realizzato. Insomma, se è tutto troppo facile, troppo veloce, potremo sviluppare una dipendenza e non avere alcuna forma di appagamento per quello che abbiamo realizzato. Il secondo punto è legato al fatto che l'intelligenza artificiale sarà ancora più in grado di rendere i prodotti multimediali capaci di generare nel pubblico tutta una serie di emozioni. Dovete avere chiaro che tutto quello che noi facciamo lo facciamo alla ricerca di qualcosa che sia in grado di emozionarci.
I mezzi tecnologici, internet, i software sono assolutamente capaci di attivare nella nostra mente tutta una serie di emozioni e quindi di appagare moltissimi bisogni emotivi delle persone. Questa, credetemi, non è affatto una buona notizia, perché se le persone si abituano ad alimentarsi dalle emozioni che possono trovare nella rete, smetteranno di cercare le emozioni legate al mondo delle relazioni interpersonali, le quali sono quelle che sul lungo sono davvero in grado di dare qualità alla nostra vita. Quest'ultima infatti dipende dalla qualità delle nostre relazioni e più cerchiamo nutrimento emotivo nel multimediale, meno lo cercheremo nelle relazioni interpersonali e questo comporterà un abbattimento importante proprio della qualità della nostra vita. Quindi, per concludere, facciamo molta attenzione a questi due aspetti. Primo aspetto: tutto quello che è in grado di generare in noi una sorta di eccitazione ed euforia, poiché ci consente di raggiungere grandi obiettivi con un minimo sforzo, un minimo impegno e in poco tempo, è in grado di renderci dipendenti. E oltre a questo non ci consentirà di dare valore a quello che abbiamo ottenuto, poiché il nostro cervello lo percepisce come qualcosa di molto facile e che non darà valore a noi come persona. Poiché ad esempio se noi abbiamo fatto un riassunto di un libro, degli appunti o la traduzione di un testo con l'intelligenza artificiale, non riusciremo a dare valore a noi stessi per il prodotto che abbiamo realizzato. Il secondo punto importante da tenere a mente è che molto presto quello che troveremo nel multimediale sarà in grado di emozionarci di più rispetto alla vita reale e quindi rischieremo di chiuderci nella nostra stanza davanti a un computer, rinunciando alle relazioni interpersonali, poiché queste saranno meno appaganti, oltre che potenzialmente frustranti. Un mezzo tecnologico che ci allontana da un'autentica vita relazionale fatta di sguardi, di parole, di profumi, di contatto fisico, è qualcosa, permettetemelo, di estremamente triste. Spero che abbiate compreso questi punti importanti. Ricordatevi che se avete dei dubbi potete sempre commentare in fondo al video e ricordatevi anche di mettere un like se il video vi è piaciuto, di condividerlo e aiutarmi a far crescere il canale, anche iscrivendovi ovviamente se ancora non l'avete fatto. Ciao e ci vediamo ancora su YouTube prossimamente.